Buongiorno ragazzi, ben ritrovati sul canale. Quest'oggi riprendiamo con la nostra serie dedicata ai gatti delle nevi e come sono fatti. Ci occuperemo degli attrezzi di fresa e lama. Inizialmente pensavo di fare un video unico, poi dato che ho visto che le informazioni sulla fresa sono parecchie, dividerò il video in due parti. Una parte sarà dedicata alla lama e l'altra sarà dedicata alla fresa. Quest'oggi siamo qui con un nuovo compagno di puntata, un Prino Lightwolf LE, che è la serie immediatamente successiva all'LW che siamo abituati a vedere più spesso, ovvero loro. Pertanto alcune delle cose le vedremo sul Lightwolf LE, così cambiamo anche un po' mezzo e portiamo un po' più di varietà. Iniziamo col dire che sia la lama che la fresa sono attuati idraulicamente in tutte le loro parti e sono comandate in cabina tramite un joystick e dei tasti dal gattista. Lama e fresa sono azionati da delle pompe idrauliche a cilindrata variabile di tipologia load sensing. Poi ogni costruttore utilizza configurazioni diverse tra i distributori, le pompe e l'impianto idraulico in generale, però il funzionamento degli attrezzi è analogo, ovvero svolgono le stesse funzioni. Le pompe load sensing si chiamano così, la traduzione vuol dire sensibili al carico. Questo significa che la pompa mantiene una caduta di pressione costante tra l'uscita della pompa e un punto qualsiasi dell'impianto, che tendenzialmente è a valle del carico. La pressione di funzionamento, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di carico dell'operatore, è la medesima, quello che varia è la portata, al pari più o meno di quello che abbiamo visto per l'avanzamento. Questo implica che l'operatore può decidere con che velocità muovere ad esempio la lama, questo varierà la portata della pompa load sensing che serve la lama, e allo stesso modo regolerà l'assorbimento di potenza della pompa dedicata alla lama dal motore termico. Un appunto per quanto riguarda l'assorbimento della potenza: tra lama e fresa sicuramente la fresa è l'attrezzo che assorbe più potenza, lo vedremo poi nella puntata dedicata alla fresa, però i rulli, dovendo girare a una velocità elevata e sono azionati da dei motori idraulici, assorbono parecchia potenza. E allo stesso modo la fresa, essendo premuta con forza sul terreno per rendere più uniforme possibile il manto nevoso, anche questa è una caratteristica della fresa che gli fa assorbire molta potenza. La lama, come vediamo, è composta da una parte centrale, che è quella che si va a agganciare al castello, che è questa struttura qua, e il castello della lama ancorato al gatto, al telaio del gatto. Al castello sono collegati tutti i pistoni che regolano i vari movimenti che adesso andremo a vedere nel dettaglio, e all'interno del castello c'è anche il distributore, che non è nient'altro che una specie di rubinetto che, a seconda delle richieste dell'operatore, invia o meno l'olio ai vari pistoni per farli muovere, per farli estendere o per farli contrarre. Ecco qua sul vecchio Lightwolf che abbiamo il distributore che è all'esterno del castello della lama, ve lo faccio vedere. Questo qui è il distributore, come vedete ci sono attaccati tutti i tubi che regolano tutti i movimenti della lama e i passaggi dell'olio. Ai lati della parte centrale ci sono le due orecchie, che sono quella a destra e quella a sinistra. Le lame moderne dei battipista moderni si dicono a 12 vie, ovvero 12 movimenti, ogni movimento è una via. Per vedere i movimenti nel dettaglio ho chiesto a un gattista molto gentile di farci vedere in ordine tutti i movimenti che fa la lama. Abbiamo i due movimenti verticali, quindi su e giù, il taglio, aggiunge taglio e toglie taglio, poi abbiamo lo sbandamento a destra e a sinistra, il tilt a destra e a sinistra, e poi le due orecchie, apertura e chiusura di ogni orecchia. Dunque, se facciamo una conta, abbiamo su e giù che sono 2, lo sbandamento sono altri 2, il tilt sono altri 2 e siamo già a 6, il taglio sono altri 2, siamo a 8, e ogni orecchia ne ha 2, quindi sono 2 per un'orecchia, 2 per l'altra orecchia, e siamo arrivati a 12 vie, 12 movimenti. Qua abbiamo i pistoni laterali che regolano lo sbandamento, questi qua che regolano il tilt, questo sopra regola il taglio, questi qua
regolano l'alzo e l'abbasso di tutto il castello. E poi abbiamo quelli delle orecchie, ce n'è uno di qua per questa orecchia apri e chiudi e uno di là per l'altra orecchia apri e chiudi. La lama può essere utilizzata in due modalità dall'operatore, in modalità flottante o in modalità manuale. Questa modalità si riferisce al solo movimento verticale, quindi su e giù. Nella modalità manuale la gestione del movimento è totalmente in mano all'operatore, nella modalità flottante invece la lama è poggiata per terra e segue l'andamento del terreno, quindi gli altri 10 movimenti rimanenti sono comunque gestiti direttamente dall'operatore, non c'è una modalità diciamo automatica per fare questi movimenti qua. Le dimensioni sono leggermente più larghe del Gatto delle Nevi, in modo da poter avere un raggio di azione un po' più ampio dei cingoli, e anche quando si sbanda lateralmente il suo raggio di operatività non va a finire all'interno dei cingoli e quindi lascia le cingolate al di fuori del lavoro della lama. Quindi abbiamo delle larghezze di circa tra i 5 e i 6 metri, tutta aperta con le orecchie così, ovviamente la larghezza massima. Le lame sono molto pesanti perché sono fatte di metallo abbastanza spesso, di acciaio sono. La massa della lama si aggira intorno dai 5 ai 700 kg circa, quindi è molto pesante. L'altezza è di 1 metro, 1,20 m, quindi queste qua sono le dimensioni della nostra lama. A questo punto della lama abbiamo detto tutto. Decido di interrompere qua il video perché la parte della fresa è molto lunga, ha molte più componenti e anche molte più modalità di funzionamento, pertanto sarà un video un po' più intenso. Per il momento io vi saluto, quindi vi lascio al prossimo video. Ricordate di mettere mi piace se il video vi è piaciuto, di scrivere sotto nei commenti se avete delle curiosità o qualcosa da chiedermi. Noi ci vediamo al prossimo video. Io vi saluto in compagnia del Lightwolf. Ciao ragazzi!